Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video e finalmente oggi andiamo a vedere per la prima volta il nuovo Godos V100. Non è una recensione, sono onesto con te perché non mi sento di definirla tale perché non l'ho ancora provato come piace a me. Ci saranno altri contenuti, quindi se vorrai anche vederlo soprattutto utilizzato nel campo iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Oggi ti faccio una panoramica completa, andiamo a vedere soprattutto cosa è stato introdotto rispetto al modello precedente che ti ho recensito poco meno di un anno fa, perché il V1 Pro è stato proprio presentato a febbraio dell'anno scorso e a distanza decisamente così breve, perché lui è stato rilasciato esattamente a fine dicembre del 2024, Godos ha rimediato alcune cose che già potevamo trovare esattamente in questo V1 Pro, come il nuovo display OLED a colori, touch, e soprattutto anche abbiamo un aumento della potenza, perché non abbiamo più i classici 76 watt quando hai uno Speedlight, che è una potenza decisamente di tutto rispetto, ma adesso abbiamo 100 watt e quindi lo step è decisamente importante. Vediamo il contenuto della confezione ragazzi. Classico packaging di Godos, non è cambiato nulla. Io innanzitutto ho preso la versione Canon questa volta perché possiedo ancora fotocamere di Canon, ma è disponibile anche per Nikon, Sony, Olympus, Fuji e credo, ma verifica, anche per Pentax. Quindi vediamo il contenuto della confezione che ho già ovviamente tirato fuori dalla scatola. Ho messo esattamente tutto quello che troverai in dotazione sopra questo tavolo e velocemente andiamo anche a elencare il tutto. La custodia, che è stata migliorata rispetto alle precedenti, l'avevamo già vista proprio un anno fa nel V1 Pro. Il flash, che adesso andremo a vedere decisamente molto più da vicino, soprattutto andremo a vedere il nuovo display che è una meraviglia. Questo piccolo flash che è decisamente una chicca, che io ho utilizzato molto, dico molto perché l'avevamo già visto proprio nel V1 Pro esattamente un anno fa. Non pensavo fosse così utile, soprattutto per chi magari è abituato a utilizzare la luce LED che di solito troviamo su altri flash. Questo fa la differenza, quindi questo piccolo flash quando lo vai a utilizzare proprio con questo Speedlight in camera, perché lo puoi utilizzare solamente in questo caso, perché se lo vai a utilizzare wireless, cioè off camera, praticamente non potrai utilizzarlo, fa la differenza. Abbiamo il supporto che non poteva mancare, la batteria, eccola qui, che è esattamente la VB30, che praticamente io conosco già perché è la stessa che trovo nel V1 Pro che ti ho recensito esattamente un anno fa, quindi un'autonomia decisamente molto valida. Da quello che ho visto, almeno da quello che dichiara Godos, abbiamo i classici 400 lampi se lo andiamo a utilizzare alla massima potenza. E quindi dal momento che la batteria è la stessa, anche in questo caso troviamo l'entrata USB tipo C per ricaricare con il cavetto che adesso non ho messo, direttamente con il caricatore che trovi in dotazione, un caricatore semplice da 2 A, 10 watt massimo di erogazione, quindi una ricarica lenta, però è più che sufficiente. Non provare a ricaricare la batteria con caricatori che hanno più potenza perché non ce la farai, anzi è molto più facile che vai a danneggiare la batteria. La cosa che ti avevo detto esattamente nella recensione del V1 è che con questo tipo di batteria puoi non solamente utilizzare il caricatore che trovi in dotazione, ma anche un normale power bank, quindi se magari nelle pause hai bisogno di ricaricare la batteria lo puoi fare tranquillamente proprio con un power bank, anche se la ricarica è lenta magari riesci a portare a casa la giornata tranquillamente senza avere una seconda batteria, cosa che è sempre consigliato però da avere, soprattutto se utilizzi questo flash per lavoro. Ma cosa intende Godos quando dichiara che con questo V100 possiamo ottenere 70 lampi consecutivi alla massima potenza, anzi addirittura 100 se impostiamo la parabola a 105? Allora facciamo un po' di chiarezza, perché alcuni di voi potrebbero ovviamente confondere queste dichiarazioni di Godos. Allora, innanzitutto il tempo di ricarica di un normale Speedlight 76 watt alla massima potenza, il tempo che devi attendere per scattare la foto successiva è esattamente di 1,5 secondi. Qui con il V100 sono saliti i tempi perché abbiamo esattamente anche 100 watt
quindi il tempo sale a 1 secondo e 7. Va anche detto, e questo è un aspetto molto importante, proprio per questo ti invito ad andare a recuperare la recensione del V1 Pro, anzi anche un video dedicato alla D200 Pro 2, che sono quei flash che hanno la possibilità di utilizzare il Pro Pack, che è una batteria litio aggiuntiva che devi acquistare separatamente, dove avrai sì più autonomia, ma avrai anche tempi di ricarica più veloci. Quindi 0,8 alla massima potenza è un tempo di tutto rispetto con il V100, cosa che attualmente non puoi fare con la D100 Pro, ok? Ma sicuramente con la nuova versione suppongo che potremo utilizzare il Pro Pack anche su questo flash, che è adatto soprattutto per chi utilizza solamente il flash off camera. Quindi, tornando a noi, cosa intende Godos quando dichiara questi 70 lampi alla massima potenza in maniera consecutiva? Che tu lo puoi utilizzare senza pause, quindi scattare sempre senza fermarti per 70 foto, quindi fai la foto, attendi 1 secondo e 7, fai la seconda foto, così via fino ad arrivare a 70 foto. E poi di che lui entra in protezione. Nel momento in cui tu vai a chiudere la parabola, facciamo l'ipotesi che la vai a chiudere al massimo a 105, praticamente, come dice Godos, arrivi addirittura a 100 lampi e dopo entra in protezione perché potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi, quindi giustamente per proteggere il flash Godos lo fa spegnere. Questo discorso che ti ho appena detto, se noi facciamo proprio un paragone con flash precedenti, non solamente di Godos ma anche di altre aziende, non lo potevi fare perché praticamente il flash si spegneva molto ma molto prima. Quindi tutti coloro che sono abituati a spremere, a stressare lo speed light perché sono fotografi di matrimonio, vogliono scattare praticamente tutte le foto che devono ovviamente essere importanti, ecco che questo V100 credo sia il flash che faccia proprio per te. Questo piccolo flash, ragazzi, lo puoi inserire a tuo piacimento oppure lo puoi andare a disattivare dal menu. Innanzitutto è funzionante solo in modalità normale, cioè mi spiego meglio, se lo vai a utilizzare in modalità off camera non funzionerà, neppure in modalità master, quindi la funzione che praticamente è stata pensata per poter utilizzare questo flash è praticamente quando ce l'hai nel corpo macchina, magari la luce principale la vai a puntare direttamente sul soffitto o su una parete, ok, e lui lo vai a utilizzare proprio come luce di schiarita. Sono due potenze separate, quindi per agire direttamente sulla potenza di questo piccolo flash, esattamente da questo menu dove vai a modificare la luce principale, qui vai a tappare dove c'è scritto sub e quindi vai in questo caso anche a modificare la potenza a tuo piacimento. Si parte ovviamente da una potenza minima di un 128esimo, in questo caso come vedi lo puoi anche disattivare direttamente con questo switch. Vediamolo più da vicino questo nuovo Godos V100. Innanzitutto parliamo sempre di una testa rotonda magnetica, di tutti gli accessori che sono disponibili per il V1, per la D100 Pro praticamente li puoi utilizzare tranquillamente su questo nuovo V100. Le dimensioni come vedi sono praticamente simili, qua è un po' più squadrato, qua abbiamo una parte più tondeggiante ma non è che cambi granché. Il peso lo vediamo subito, qui era già aumentato rispetto alla versione precedente del V1, un peso abbastanza importante perché andiamo a superare i 600 grammi. Abbiamo esattamente con la batteria inserita e anche questo piccolo flash che è in dotazione 611 grammi e qui abbiamo esattamente 618 grammi, quindi 8 grammi in più, che però abbiamo 100 watt e quindi abbiamo 72. Ok ragazzi, praticamente per quanto riguarda la parte esterna sono simili. Ok, qui abbiamo esattamente la batteria che ti ho fatto vedere, l'autonomia praticamente è la stessa del V1 Pro. Abbiamo la porta USB tipo C che in questo caso serve per fare l'aggiornamento del firmware, la possibilità di inserire il cavo jack per la sincronizzazione con altri flash con la corda, ok, la puoi collegare direttamente anche a un altro trigger. Poi abbiamo
In questo caso la pattina di Canon, disponibile come ti dicevo anche per altri brand, l'attacco rapido che ormai siamo già abituati a trovare da molto anche su Godos. Abbiamo qui il tasto per andare a togliere la batteria, e la cosa molto importante che ti avevo detto esattamente nel Godos V1 Pro, la possibilità di collegare una batteria esterna, giusto per avere sì più autonomia ma anche un tempo di ricarica migliore. Con la batteria andiamo a scendere sotto il secondo con la batteria aggiuntiva 0,8 se ricordo bene. Trovi un video dedicato per l'utilizzo proprio della batteria Pro Pack che puoi proprio utilizzare con questo flash, che puoi anche adesso utilizzare con la D200 Pro 2. Ok ragazzi, poi per quanto riguarda la parte esterna praticamente sono molto simili. Qui trovavamo questo switch che ti permette in maniera molto semplice passare in modalità TTL se sei manuale o viceversa, quindi bastava fare questa operazione. Qui non lo trovi semplicemente perché puoi fare direttamente con il touch direttamente sullo schermo. Ok ragazzi, quindi detto questo lui lo andiamo a congedare, più o meno hai visto le differenze. Concludo. Attualmente ho visto che il prezzo è decisamente calato rispetto a quando ti ho fatto la recensione. Lo considero sempre un flash attuale e consigliato perché non tutti servono 100 watt. Ok ragazzi, sì, la differenza del display è decisamente importante perché cambia da giorno alla notte, anche perché questo display fa decisamente cagare, però se vuoi risparmiare qualche soldino, beh, potresti prendere in considerazione ancora il V1 Pro. Però se non possiedi nessun Speedlight io ti consiglio di fare questo sforzo, magari attendi un po' perché potrebbe scendere di prezzo, magari se lo troviamo sui 350 euro secondo me è il prezzo più corretto da acquistare, però attualmente ho visto è di 400-420 euro, quindi è un prezzo decisamente molto elevato, almeno questa è la mia opinione. Quindi salutiamo il V1 Pro che ci ha fatto compagnia in questi 12 mesi. Credo che lo andrò a vendere perché lui decisamente, anzi non lo vendo perché ho preso la versione Canon, quindi me lo devo tenere. Sono indeciso se prendere anche in questo caso la versione V100 per Sony. È una nota molto importante che deve essere presa in considerazione, soprattutto, e lo dico per chi possiede attualmente una A9 III, è che adesso puoi usufruire proprio del tuo sensore Global Shutter, perché lui può arrivare fino non solamente a un 8 millesimo, che noi possiamo usufruirlo proprio in high speed sync, noi che abbiamo il sensore normale, ma tu che possiedi la 9.3 praticamente lo puoi sfruttare al massimo perché la sincronizzazione arriva praticamente a 10 volte di più perché è esattamente a un 80 millesimo e quindi capisci bene che è molto veloce. In attesa poi che questo sensore Global Shutter, ma credo che ci vorranno ancora un po' di anni, trovarlo su fotocamere, come potrebbe essere, non lo so, la Sony A7 VI, ma chi lo sa, chi vivrà vedrà. Vediamo questo nuovo display che troviamo in questo nuovo flash, che è l'upgrade decisamente più importante, assieme ovviamente anche alla potenza. Display completamente touch. Perché dico completamente? Perché su altri flash come la D200 Pro 2 praticamente abbiamo lo stesso menu che adesso ti farò vedere, quindi chi possiede già la D200 Pro 2 praticamente si trova con le stesse impostazioni, cambia solo ovviamente qualche settaggio che è proprio dedicato ai normali Speedlight. Innanzitutto per accendere, come avete visto, basta premere questo pulsantino, lo vai a sbloccare con la rotellina oppure fai il movimento esattamente sul display. Display che ti dico funziona decisamente molto bene, anche se non l'ho provato tantissimo, te lo dico proprio per esperienza, anche con i precedenti flash che ho provato quest'anno come il Master Lux ha un menu diverso, però praticamente il touch funziona molto bene e chi possiede già l'X3 sa di cosa sto parlando, quindi sotto questo punto di vista zero problemi, almeno io non li ho trovati. In questo caso, ripeto, sto provando la versione di Canon, avevo avuto problemi con l'X3 all'inizio, ma poi con il primo aggiornamento praticamente la reattività proprio del touch era stata migliorata e attualmente funziona molto molto bene. Quindi detto questo, partiamo proprio con questo menu, ti faccio vedere anche le classiche impostazioni che potrai fare, che
adesso non vado ovviamente nei dettagli perché praticamente sono le classiche cose, andiamo a vedere solo le novità. Innanzitutto abbiamo la funzione manuale, ok, si può arrivare fino a una potenza minima di un 256esimo, possiamo aumentare o diminuire di un decimo di stop. La modalità manuale, come vedi, in questo caso è di colore bianco, ma tappando esattamente qui passi in modalità TTL e il colore diventa verde, come nella D200 Pro 2 e nella D600 Pro 2, ok? Quindi praticamente il menu è sempre lo stesso. Possiamo anche cambiare la sincronizzazione, quindi innanzitutto andiamo a proprio tirare giù la tendina dall'alto verso il basso, quindi puoi passare in High Speed Sync e anche utilizzare la seconda tendina. Qui è l'aiuto, l'assistente della messa a fuoco che si attiva nel momento in cui la luce comincia a diminuire, molto utile soprattutto per chi utilizza reflex. Qui abbiamo il beep che ti avverte del completamento della ricarica del flash, lo possiamo ovviamente anche disabilitare se ti dà fastidio. Ecco una cosa che trovo decisamente utile quando parliamo di display touch, cioè la possibilità di attivare questo piccolo LED che troviamo nella testa, cosa che abbiamo già trovato sugli altri Speedlight, sempre di Godos. Una luce da 2 watt, quindi non è molto potente, ma può essere utile in alcuni casi, però è adesso molto più semplice non solo attivarla, ma anche cambiare la potenza proprio con questo slider. Mi trovo decisamente molto bene, anche se io poi non sono un grande utilizzatore di questa luce, magari adesso la andrò a utilizzare di più. Abbiamo la possibilità anche di andare a sbloccare proprio il display, giusto per non andare a muovere durante l'utilizzo alcune impostazioni. Per sbloccare basta tenere premuto per più di 2 secondi. Torniamo giù con la tendina e hai anche la modalità multicam. Anche in questo caso, come ti dicevo, abbiamo una testa tonda e non è cambiato nulla anche per quanto riguarda l'apertura dello zoom. Si parte da 28 e si arriva fino a un massimo da 105, quindi molto diverso rispetto a uno Speedlight con la testa rettangolare che possiamo innanzitutto partire da 24 e arrivare fino anche a 200 mm. Allora, cosa molto semplice è regolare proprio l'apertura di questo zoom, questa parabola che abbiamo internamente. Quindi innanzitutto basta tappare qui, si apre questa tendina, questa pagina del menu, come vedete in questo caso è già 28. Se noi vogliamo cambiarlo manualmente basta ovviamente selezionare, quindi proprio tappare sopra all'apertura che vogliamo impostare, e lo facciamo in maniera veloce ed è una cosa che è molto semplice fare proprio durante l'utilizzo. Alle volte almeno io personalmente con gli altri flash avevo delle difficoltà. Altra cosa molto importante, puoi giustamente mettere anche la funzione automatica, quindi se stai utilizzando un obiettivo zoom e metti la modalità automatica, man mano che andrai a modificare proprio la distanza della focale, praticamente lui si va a regolare in automatico. Scrollando da sinistra verso destra ti appare questo menu, questa tendina dove hai la possibilità di passare da modalità Wi-Fi on a modalità master, che adesso viene chiamata sender. In questo caso il gruppo A è proprio il V100, ce l'avrai esattamente nel corpo macchina, e puoi aggiungere altri 4 punti luce. In questo caso io vado a mettere nel gruppo B il flash AD200 Pro 2, ma tu puoi mettere qualsiasi altro flash di Godos, anche flash decisamente più vecchi, non ci sono problemi. E in questo caso direttamente proprio da display del V100 io posso modificare sia la potenza di lui, ovviamente, che è nel gruppo A, e anche la potenza e modalità del flash che sta nel gruppo B, che in questo caso è il Pro 2. Ok, quindi puoi aumentare la potenza, puoi cambiare poi la modalità, quindi sempre con il dito in maniera più veloce vai a cambiare la potenza, in maniera più precisa sempre tappando su più e meno. Quindi le classiche funzioni che ti ho fatto vedere poco fa le fai tutte tramite il dito in maniera decisamente anche abbastanza precisa e veloce soprattutto. Ok ragazzi, quindi poi quando vai a scattare la foto praticamente dovrebbe lampeggiare anche lui, ok, come ha fatto adesso e mi ha anche azzeccato, non vedo più niente. Se hai la necessità di utilizzare più flash puoi farlo, e ti ho detto puoi aggiungerne ancora altri 3, quindi nel complessivo 5 punti luci lui compreso.
Vediamo adesso la modalità off camera, che in questo caso qui si chiama Resaver, quindi andiamo a utilizzarlo in modalità wireless, quindi staccato dal corpo macchina, quindi abbiamo bisogno innanzitutto o di un altro flash da utilizzare come master, potrei utilizzare tranquillamente anche questo V1 Pro, ma decisamente consigliato l'utilizzo di un trigger come l'X3, che attualmente è quello più piccolo e decisamente quello che mi trovo meglio. Però dico subito che se tu possiedi un trigger datato come potrebbe essere l'X1T o l'X2T, funziona tranquillamente, ok, a patto che sia un trigger di Godox, perché non mi fate la classica domanda: ho un trigger di Neewer, posso utilizzare il V100? La risposta è sempre no. Quindi innanzitutto vediamo che abbiamo in questo caso il V100 nel gruppo A, ma noi possiamo ovviamente modificare il gruppo. Ogni gruppo, oltre alla lettera, ha anche un colore dedicato, quindi andiamo decisamente meglio a riconoscere il gruppo che dobbiamo modificare la potenza, soprattutto se vai a utilizzare il trigger X3, perché anche in questo caso, come vedi, abbiamo il colore, quindi è molto più intuibile fare la modifica velocemente. Come vedi, in questo caso qui abbiamo anche la D200 Pro 2, che come ti dicevo nella recensione abbiamo un LED, che questo LED cambierà di colore in base al gruppo che vai a selezionare. Quindi quando vediamo il verde sappiamo già che è nel gruppo B, quindi lui lo andiamo a utilizzare nel gruppo A, e in questo caso è di colore rosso, e quindi con il trigger vado decisamente meglio con l'X3. Con un normale trigger, come potrebbe essere questo X2T, praticamente se non l'hai mai utilizzato non è che cambia molto. All'inizio avrai forse più difficoltà perché abbiamo un display LCD, ma tutto sommato dai, con un po' di abitudine praticamente ce la farai. Se già hai in tuo possesso un trigger come questo, praticamente non ci saranno problemi perché già lo conosci bene. Ricordo che l'importante è mettere lo stesso canale, ok ragazzi? Quindi quando vado a scattare, praticamente in base alle impostazioni che ho messo qua, lui andrà a lampeggiare proprio con quelle potenze. Stessa cosa con il trigger che ho adesso sotto mano, che in questo caso come vedete è per Sony, però qui abbiamo un Speedlight V100 per Canon. Però quando parliamo di off camera è come quando vado ad utilizzare la D200 Pro 2, non cambia nulla. L'importanza che sia per Canon o per Sony o per Nikon eccetera eccetera è solamente quando lo vai a inserire nel corpo macchina, ok, perché i contatti devono essere quelli che ovviamente sono compatibili proprio con la tua fotocamera. Le ultime due icone, che sono esattamente quelle nella parte inferiore di questa tendina, sono il menu che adesso andiamo a vedere e anche la parte dedicata all'impostazione del canale wireless, che fai in maniera manualmente, in modo veloce rispetto alla classica maniera che facevamo prima. Puoi fare anche la classica ricerca del miglior canale in base alla posizione in cui ti trovi e fare anche la sincronizzazione automatica che io ho già fatto con il mio trigger, e la puoi fare ovviamente solo con l'X3 oppure con flash che hanno ovviamente questo nuovo menu. Quindi vediamo proprio il menu, partiamo dalla parte in alto, sender flash, quindi la puoi abilitare o disabilitare, quindi ti consente quando lo vai a utilizzare in modalità master di attivare o meno il lampeggio del flash. Quindi se magari a te non interessa e lo vuoi utilizzare come un trigger, vai praticamente a disattivarlo, ok? Poi qui abbiamo le scale, la classica scala delle potenze, in questo caso fino a un 256esimo, quindi i classici 10 stop, quella che vado a utilizzare io sempre. C'è la nuova scala che ti ho fatto vedere esattamente quando ti ho fatto la recensione del Luxmaster, che è rappresentata da questi numeri, quindi la potenza massima ha il numero 10, quindi poi vai ad abbassarla di un terzo di stop, e la potenza minima in questo caso la abbiamo con il numero 2. Quindi decidi te quale vuoi utilizzare. Io personalmente continuo a utilizzare quella che ormai ho sempre fatto, cioè quella vecchia. Poi abbiamo l'unità di misura che io lascio praticamente metri dal momento che mi trovo in Europa.
Abbiamo anche ovviamente la possibilità di utilizzare S1 e S2, cioè slave, ancora utile se magari, soprattutto lo vai a utilizzare in studio perché l'aperto non funziona molto, utilizzare altri flash, quindi si attiva la cellula proprio qua davanti. Ok ragazzi, poi attivare lo standby, ovviamente noi lo attiviamo per andare a spegnere in automatico dopo un tot di tempo, che andrai a decidere te, e lo fai proprio in questo menu. Lasciamo 30 minuti, ma puoi ovviamente cambiare anche la durata fino a un massimo di 90, e dopo un tot di tempo, cioè 30 minuti, lui, se io non lo vado a utilizzare, si spegne. Dopo abbiamo model, dedicato proprio dalla luce, praticamente quella LED, in questo caso è su continua, praticamente quando vado a scattare la foto la luce LED rimane accesa, se voglio che si spenga vado a mettere proprio su interrupt. In teoria non dovrebbe mai influire la luce sulla foto, ma se stiamo scattando a una potenza decisamente bassa, anche se lei ha solamente 2 watt, praticamente potrebbe influenzare la foto, quindi la vai a disattivare nel momento in cui vai a scattare. Poi abbiamo screen, che praticamente vai a aumentare e diminuire la luminosità dello schermo, ovviamente come quando la vai a fare sul tuo telefono, più è alta più va a consumare la batteria. Diciamo che io per il momento non ho mai avuto problemi, non ci sono mai state giornate soleggiate in questo periodo, siamo a gennaio e quindi è una cosa tra virgolette anche normale. Vedremo quest'estate, ma ho già fatto un'esperienza sia con questo display che con quello del Masterlux, e ti dico che questo display è decisamente molto luminoso. Qui decidi ovviamente quando si andrà a spegnere il display, non si spegne il flash, ok? Quindi metti 30 secondi e quindi dopo per riattivarlo basta tappare. Io lascio un minuto giusto per fare la recensione, se no si spegne sempre. Poi abbiamo il linguaggio, cioè il menu, puoi scegliere da cinese inglese, quindi lascerai sicuramente inglese, la prima volta lo dovrai fare perché ti arriva in cinese, ok? Qui vai a fare un reset delle impostazioni e qui l'ultima impostazione che ci rimane è quella praticamente dell'ultimo firmware che abbiamo inserito. Io ho già fatto un aggiornamento, praticamente il V05. Si conclude qui ragazzi questo primo episodio dedicato a questo nuovo Speedlight di Godos. Fammi sapere qui sotto nei commenti come vorresti vedere che lo vado a utilizzare, così io mi do da fare e preparo il tutto. Una cosa che non dico mai per quanto riguarda i video, se sono sponsorizzati o no, alle volte ve lo dico, però alle volte credo sia anche abbastanza intuibile. Comunque questo video non è sponsorizzato da Godos, nel senso che non mi sta pagando e tantomeno mi ha inviato questo prodotto, cioè questo V1, per fare la recensione, ok? Quindi capite bene da dove proviene. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto, perché è diventato decisamente molto lungo. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma le diremo perché voglio portarti, come ti dicevo, altri contenuti, non solamente backstage, ma anche delle prove, e vediamo anche alcune differenze di potenza tra un normale Speedlight da 76 watt e uno da 100 watt, e soprattutto il T01 e il T05 è diverso rispetto a questo V1 Pro. Quindi se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, supportami, basta un semplice like e se ti fa piacere lascia anche un commento. Quindi ti saluto, buona settimana e ti do appuntamento al prossimo video.